15 gennaio 1947, Los Angeles. Una madre sta passeggiando con sua figlia quando nota qualcosa in un campo incolto. Da lontano sembra un manichino rotto, spezzato a metà, abbandonato nel fango. Ma avvicinandosi scopre un orrore che nessuno potrà mai dimenticare. Un corpo umano, tagliato e abbandonato come un trofeo. È l'inizio di una caccia all'uomo che di fatto non è mai finita. Quello che nessuno poteva sospettare però è che la stessa mano, 20 anni dopo, avrebbe colpito ancora, firmandosi con un nome nuovo e terrificante, Zodiac. E se i due casi irrisolti più famosi d'America non fossero opera di due assassini, ma di un unico, spaventoso individuo? Questa teoria non è nata ieri, è esplosa a fine 2025, grazie a un investigatore amatoriale, Alex Baber, supportato da ex detective LAPD, e persino discussa in podcast come quello di Michael Connelly. Ma è davvero la svolta che aspettiamo da 80 anni? Benvenuti su Cypher Code XT, e oggi esploriamo una teoria che potrebbe riscrivere completamente la storia del true crime. Fine anni 40. Siamo nell'età d'oro di Hollywood, una città che è una calamita per i sogni. Migliaia di giovani arrivano qui ogni anno, sperando di vedere il proprio nome tra le stelle. Tra loro c'è anche Elizabeth Short, una ragazza di 22 anni, con capelli nerissimi e un sorriso che non si dimentica. Arrivata dal Massachusetts, Elizabeth era una delle tante starlet, aspiranti attrici che bazzicavano gli studios, facendo la cameriera in attesa della grande occasione. Gli amici, notando la sua passione per gli abiti neri e un po' trasparenti, le avevano dato un soprannome che sarebbe diventato leggenda, la Dahlia Nera. Era di una bellezza quasi irreale, ma la sua vita non era affatto una favola, anzi, era segnata da un'infanzia difficile, da amori passeggeri e da una perenne mancanza di soldi. Sognava il cinema, ma la realtà era fatta di appartamenti condivisi, pensioni economiche, sempre in cerca di un appoggio, di un contatto che la lanciasse. La sua ultima settimana di vita è un buco nero, un periodo che gli investigatori chiamarono la settimana perduta, in cui i suoi spostamenti sono quasi impossibili da ricostruire. Poi, la mattina del 15 gennaio 1947, il suo sogno si spezza nel modo più brutale. Il suo corpo viene trovato in quel campo. La scena che si presenta ai primi poliziotti è un incubo. Il corpo di Elizabeth è stato tagliato in due con una precisione quasi chirurgica, all'altezza della vita. Qualcuno lo ha dissanguato completamente e lavato con cura, per poi abbandonarlo. Il volto è sfigurato da un taglio che va da un angolo all'altro della bocca, creando un sorriso grottesco e terrificante, il tristemente famoso sorriso di Glasgow. L'omicidio della Dahlia Nera diventa un caso mediatico nazionale. La brutalità del delitto, il fascino della vittima, il contesto di Hollywood, un mix esplosivo. I giornali si buttano sulla storia con una fame senza precedenti, pubblicando ogni dettaglio, vero o presunto, sulla vita di Elizabeth, spesso dipingendola come una poca di buono e alimentando il gossip. Per giorni l'assassino sembra giocare con tutti. Un uomo che dice di essere lui telefona alla redazione del Los Angeles Examiner, si congratula per come stanno coprendo la notizia e promette di inviare degli oggetti di Elizabeth per dimostrare che è tutto vero. Poco dopo un pacco arriva davvero. Dentro ci sono il suo certificato di nascita, delle foto e altri documenti personali. Nonostante una delle più grandi cacce all'uomo nella storia di Los Angeles, con più di 150 sospettati interrogati, l'assassino non viene mai trovato. Gli investigatori si concentrano su persone con formazione medica, vista la precisione del taglio, ma ogni pista si rivela un vicolo cieco. L'assassino della Dahlia Nera svanisce nel nulla, lasciando dietro di sé solo un corpo martoriato e un mistero che diventerà una leggenda nera di Hollywood. Il suo nome, Dahlia Nera, è diventato il simbolo del caso irrisolto per eccellenza. Per 20 anni, il caso della Dahlia Nera cade nel silenzio. L'assassino sembra un fantasma, svanito per sempre. Ma alla fine degli anni 60, un nuovo male compare nel nord della California, un incubo che terrorizzerà un'intera generazione e sfiderà la polizia in un modo completamente diverso. Tutto inizia la notte del 20 dicembre 1968, in una strada isolata vicino a Vallejo. Due ragazzi, David Faraday e Betty Lou Jensen, sono al loro primo appuntamento. Vengono uccisi a colpi di pistola vicino alla loro auto. All'inizio la polizia pensa a un delitto passionale, forse una rapina andata male, ma 7 mesi dopo, il 4 luglio 1969, l'orrore si ripete.
Un'altra giovane coppia, Darlene Ferrin e Michael Magheo, viene attaccata in un parcheggio. Darlene muore, Michael sopravvive per un pelo. Poco dopo, una telefonata agghiacciante arriva alla polizia di Vallejo. Una voce maschile, calma, piatta, dice: «Voglio denunciare un duplice omicidio. Ho ucciso anche quei ragazzi l'anno scorso». Così nasce il regno del terrore di un killer che presto si firmerà con un nome inquietante: Zodiac. Il 1 agosto 1969, 3 giornali della Bay Area, tra cui il San Francisco Chronicle, ricevono 3 lettere quasi identiche. Iniziano tutte con «Questo è l'assassino che parla». Rivendica entrambi gli attacchi, fornendo dettagli che solo lui poteva conoscere. Ma non si ferma qui. Le lettere contengono un messaggio in codice, un crittogramma di 408 simboli. Il killer pretende che venga pubblicato in prima pagina, minacciando di compiere altre stragi se non verrà accontentato. È una mossa folle, un assassino che non si limita a uccidere, ma trasforma i suoi crimini in un gioco perverso con i media. Una settimana dopo, un insegnante e sua moglie riescono a decifrare il codice. Il testo è sgrammaticato, delirante. L'assassino parla del piacere che prova nell'uccidere, dicendo che sta collezionando schiavi per l'aldilà, ma non rivela il suo nome. Zodiac colpisce ancora. A settembre attacca un'altra coppia vicino al lago Berryessa. Questa volta cambia tattica. Indossa un costume inquietante, un cappuccio da boia nero con sopra cucito il suo simbolo, un cerchio con una croce. Lega i 2 ragazzi e li pugnala. Cecelia Shepard morirà in ospedale. Brian Hartnell miracolosamente sopravvive. L'ultima vittima accertata di Zodiac è un tassista di San Francisco, Paul Stein, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Zodiac continuerà per anni a mandare lettere e altri codici alla stampa, prendendosi gioco di tutti. Alcuni, come il famoso Z340, sono stati decifrati solo dopo decenni, altri restano un mistero. Ha rivendicato fino a 37 omicidi, anche se solo 5 sono stati confermati. Ma, proprio come l'assassino della Dahlia Nera, la sua vera identità è rimasta un fantasma. La California viveva nella paura di un killer che uccideva a caso e si divertiva a sfidare chiunque provasse a prenderlo. Ok, abbiamo davanti 2 misteri giganteschi, 2 assassini fantasma che hanno segnato la storia americana. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che c'è una teoria, supportata da analisi recenti, che collega questi 2 incubi a un unico nome? Prima di tuffarci nel cuore di questa teoria sconvolgente, che ha fatto discutere esperti, podcast come quello di Michael Conley e persino l'FBI, iscriviti al canale e attiva la campanella. Poi scrivi nei commenti: può davvero un killer sparire per 20 anni e tornare a colpire? Per decenni i casi della Dahlia Nera e di Zodiac sono stati visti come 2 storie separate. 20 anni di distanza, modi di uccidere apparentemente diversi. Da una parte la furia quasi personale contro Elizabeth Short, dall'altra gli attacchi più casuali e distaccati di Zodiac. Eppure, una domanda è sempre rimasta nell'aria: e se non fossero 2 persone diverse, ma la stessa mente criminale in 2 fasi diverse della sua vita? Questa era solo una speculazione, fino a poco tempo fa. Nuove analisi hanno fatto riemergere un nome dal passato, un sospettato che era già finito nel mirino della polizia nel 1947. Il suo nome è Marvin Margolis. Ma chi era Marvin Margolis? Nato nel 1925, era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, dove aveva prestato servizio in marina come infermiere. Durante la terribile campagna di Okinawa aveva acquisito una notevole esperienza medica, inclusa la pratica di amputazioni sul campo. Tornato dalla guerra, si iscrive a medicina alla University of Southern California, dove studia anatomia e partecipa a dissezioni di cadaveri. Una valutazione psichiatrica militare lo descrive come un individuo rancoroso, che mostra ampie prove di aggressività. Già così, il suo profilo è interessante per il caso Dahlia, un uomo con abilità chirurgiche e aggressività documentata. Ma il legame diventa molto più stretto. Secondo i rapporti dell'epoca, Marvin Margolis conosceva Elizabeth Short, anzi, secondo alcune fonti erano molto intimi. Si dice che abbiano vissuto insieme per circa 12 giorni in un appartamento di Hollywood, appena 3 mesi prima dell'omicidio. Quando il corpo di Elizabeth viene trovato, Margolis finisce subito sulla lista dei sospettati.
All'inizio mente sul suo rapporto con lei, cosa che insospettisce la polizia. Poco dopo essere stato interrogato, se ne va dalla California, si trasferisce a Chicago e cambia nome in Marvin Merle, un alias che userà per quasi tutta la vita. La storia potrebbe finire qui, ma nel 2025 un investigatore e crittografo amatoriale, Alex Baber, presenta una serie di scoperte che lui definisce clamorose. Scoperte che non solo indicherebbero Margolis come l'assassino della Dahlia, ma lo collegherebbero direttamente a Zodiac. La prima, e forse più scioccante, riguarda il codice più misterioso di Zodiac, lo Z13. Un breve messaggio di 13 simboli inviato nel 1970, preceduto dalle parole «Il mio nome è». Per oltre 50 anni nessuno è riuscito a decifrarlo. Baber, usando software di intelligenza artificiale per testare milioni di combinazioni e poi filtrando con descrizioni fisiche e record pubblici, arriva a Marvin Merle come unica soluzione plausibile. Lui la definisce matematicamente irrefutabile, ma critici fanno notare che con un cipher di sole 13 lettere si possono forzare decine di nomi diversi. Ma non è tutto. La teoria si basa su un puzzle di indizi. Tra i sostenitori spiccano due ex detective LAPD, Rick Jackson, ex capo della Cold Case Unit, e Mitzi Roberts, che lavorò direttamente sul caso di Elizabeth Short e ha confermato che Margolis era tra i principali sospettati. Uno di loro ha detto: «Ci sono troppi collegamenti. Ha lasciato briciole ovunque». Baber e i suoi sostenitori indicano un altro pezzo, forse il più inquietante. Un disegno di Marvin Merle, del 1992, un anno prima di morire di cancro. Si intitola Elizabeth e mostra una donna dalla vita in su, con un occhio nascosto tra i capelli e segni inquietanti sul busto. Secondo Baber, l'orrore si nasconde nelle ombre, applicando filtri digitali specifici. Baber sostiene emerga la parola Zodiac nelle ombre del busto. Un dettaglio che per i sostenitori è una confessione nascosta, ma che i critici liquidano come illusione ottica. L'idea è che questo schizzo fosse una specie di confessione in punto di morte, un ultimo vanto per collegare i suoi due capolavori. I sostenitori della teoria elencano altri elementi. La calligrafia di Zodiac sarebbe compatibile con quella di Margolis. A entrambi piaceva comunicare con la stampa. Margolis possedeva una baionetta giapponese, un'arma compatibile con l'attacco al lago Berryessa. Inoltre, pare che Margolis fosse tornato a vivere in California pochi anni prima dell'inizio degli omicidi di Zodiac. E c'era persino un Zodiac Motel, vicino a dove la Dahlia potrebbe essere stata uccisa. Un dettaglio che avrebbe potuto ispirare il nome del killer. Ok, una teoria così esplosiva, che promette di risolvere due misteri enormi, deve essere presa con le pinze. E infatti, nonostante l'entusiasmo, la connessione tra Margolis, la Dahlia e Zodiac è tutt'altro che provata e ha parecchi punti deboli. Il problema più grande: 20 anni di silenzio. È plausibile che un killer sparisca così a lungo e poi ritorni con uno stile completamente diverso. L'omicidio della Dahlia Nera fu un atto di una brutalità intima, quasi personale, con tortura e una messa in scena meticolosa. Gli omicidi di Zodiac, invece, erano attacchi più rapidi e impersonali, eseguiti con armi da fuoco in luoghi pubblici. L'enfasi era più sulla sfida alle autorità che sulla manipolazione del corpo. Queste differenze nel modus operandi sono enormi. Un altro punto chiave, spesso minimizzato, è che Marvin Margolis fu ufficialmente scagionato dalla polizia nel 1947. Un rapporto LAPD del 1950 chiarisce che Marvin e il suo coinquilino Bill Robinson furono eliminati come sospettati a causa del loro lavoro e di dove si trovavano durante il periodo in cui la vittima era scomparsa. Marvin si presentò volontariamente alla polizia dopo l'identificazione di Elizabeth Short. Anche se alcuni oggi sostengono che quell'indagine si basasse su una cronologia sbagliata, non sono emerse nuove prove concrete per invalidare quell'alibi. Esperti come Larry Harnish, storico della Dahlia Nera, e Steve Hodel, ex detective LAPD, hanno bollato la teoria come non supportata o esagerata.
ricordando che Marvin fu scagionato su basi solide all'epoca. E poi ci sono le prove di Baber. La presunta soluzione del codice Z13 è l'elemento più controverso. Molti esperti di crittografia fanno notare che un codice così corto può avere tantissime soluzioni possibili. È un po' come vedere forme nelle nuvole. Se provi abbastanza, puoi far emergere quasi ogni nome di 13 lettere. La soluzione Marvin Merrill non è stata verificata da fonti indipendenti e rimane una delle tante proposte. Non è una prova, è un'interpretazione. Critici della community Zodiac e esperti indipendenti sottolineano che Z13 resta ambiguo. Con AI che testa milioni di varianti partendo da un sospettato noto, è facile trovare un match, ragionamento circolare. Lo stesso dubbio vale per il disegno. La parola Zodiac emerge solo dopo filtri digitali. Potrebbe essere davvero intenzionale oppure solo un'illusione della mente, la tendenza del nostro cervello a vedere schemi familiari dove non ce ne sono. Nessuna analisi forense indipendente ha confermato che Zodiac sia intenzionale. Molti lo vedono come pareide amplificata da filtri digitali. Inoltre, mancano prove concrete che mettano Marvin nella zona di San Francisco durante gli omicidi di Zodiac. Persino il figlio di Marvin ha definito pubblicamente questa teoria una pura finzione. Il figlio di Marvin ha smentito duramente. Vorrei pace per le famiglie, ma non c'è modo che fosse mio padre. Alcuni materiali sono stati consegnati per test, ma ad oggi, marzo 2026, nessuna agenzia ha riaperto i casi ufficialmente. Ad oggi, marzo 2026, nel LAPD, nel FBI, ha confermato questa teoria o riaperto ufficialmente i casi sulla base di queste scoperte. Quella che abbiamo è un'affascinante rete di coincidenze e interpretazioni, ma non una soluzione definitiva. Quindi, dove ci lascia tutto questo? Da un lato abbiamo una teoria pazzesca, quasi da film. Un giovane traumatizzato dalla guerra commette un omicidio brutale, svanisce per 20 anni e poi riemerge come un fantasma per terrorizzare di nuovo la California, lasciando indizi che solo oggi possiamo provare a decifrare. Un unico mostro, due maschere. L'idea di dare finalmente un volto a questi incubi è potentissima. Dall'altro lato c'è la fredda realtà dei fatti, prove circostanziali, codici ambigui, differenze enormi tra i crimini e un sospettato che, carte alla mano, era stato scagionato. Le forze dell'ordine tacciono e gli esperti sono divisi. Nel frattempo, mentre aspettiamo conferme o smentite da LAPD o FBI, la teoria Marvin resta una delle più intriganti e divise degli ultimi anni. Magari un giorno il DNA o un'analisi forense chiuderà il cerchio. O forse no. La storia di Marvin ci costringe a chiederci dove finisce l'indagine e dove inizia il bisogno di creare una storia avvincente. Stiamo guardando la soluzione a due dei più grandi misteri americani o solo a una serie di incredibili coincidenze messe insieme ad arte? Ma ora la domanda la faccio a voi. Cosa ne pensate? La teoria su Marvin vi convince o credete che le differenze tra i due casi siano troppe per essere ignorate? Si tratta di coincidenze pazzesche o della prova che aspettavamo da quasi 80 anni? Z13 è davvero Marvin Merrill o solo un falso positivo AI? Il disegno vi convince come confessione o pareidolia? E il salto di 20 anni tra i casi, possibile o no? Ditemi la vostra nei commenti, discutiamone insieme. Grazie per avermi seguito in questa indagine complicatissima.